Quando nasce? Dopo la morte di Alessandro Magno, nel 322, tutti i territori conquistati da Alessandro vengono spartiti fra i suoi generali. I lembi, diciamo, ovest dell'impero di Alessandro vengono divisi fra due generali. Uno è Seleuco Nicatore e l'altro è Lago Tolomeo. Lago Tolomeo si becca l'Egitto, più la Palestina. Seleuco Nicatore invece la Turchia e la Siria. Noi sappiamo che i Seleucidi sono stati gente molto intraprendente, vigorosa. Lago Tolomeo invece ha generato una dinastia fofa, proprio fiacca, tranquilla. Alla fine delle guerre puniche, il nostro amico Annibale che fa? Dopo la sconfitta solenne di Zama, parte e va in esilio. Dove va a finire? A Damasco. Antioco III lo ospita. Roma lo richiede. Antioco III dice no. Roma arriva con la clava, gli dà via uno di quei sberlotti che se lo ricorderà per tutta la vita. Antioco III, per evitare il male peggiore, fa uccidere. Insomma, lo hanno fatto suicidare, sto povero disgraziato di Annibale, però Roma, implacabile, gli impone un tributo che è micidiale. Per poter sopravvivere, dunque, il regno dei Seleucidi deve racimolare soldi. E quando si gratta la fine del barile, che si fa? Si va in cerca di un altro barile. E i Seleucidi intendono prendere il territorio del Libano, della Palestina e della zona del Negev. Naturalmente l'Egitto dice no, questa è una zona mia, perché devi venire a rompere l'anima in casa altrui? Guerra. E la guerra avviene la battaglia decisiva avviene nel 198 a Panion, l'attuale Banias. E i Seleucidi vincono. Gli ebrei erano schierati non a favore degli egiziani, ma per gli ebrei colui che li liberava da un giogo erano liberatori e non sapevano a cosa andavano incontro. Per cui noi abbiamo alcuni ebrei che si sono schierati con gli egiziani, una buona parte si sono schierati con i Seleucidi. A chi appartiene questa preghiera? Agli ebrei schierati con gli egiziani che verranno sconfitti? O agli ebrei schierati con i Seleucidi che in quel caso risulteranno vincitori? Sembrerebbe che questa preghiera appartenga a questi secondi, cioè a coloro che si sono schierati a favore dei Seleucidi. Il Siracide pubblica il suo libro circa una quindicina di anni dopo e riporta questa preghiera. L'ha composta lui? Sembrerebbe di no, perché se l'avesse composta lui, che è stato a servizio degli egiziani, questa preghiera dovrebbe essere allora la preghiera di coloro che poi sarebbero stati sconfitti. Ecco perché nessun biblista vi dirà sono sicuro che questo testo appartiene a. Abbiamo dei grossi punti di domanda. Sappiamo che di quell'epoca quale dei due schieramenti sembrerebbe quello dei Seleucidi, ma non abbiamo insomma le prove per poter dire con chiarezza che le cose stanno così. Quindi si sospende il giudizio. Questo testo ebraico, riportato dal testo del Siracide, viene tradotto nel 132 ad Alessandria d'Egitto da parte del nipote. Tenete presente che tra il 180, quando il nonno pubblica
il libro in ebraico e la sua traduzione del 132, a metà strada nasce un movimento nel mondo ebraico che è chiamato movimento apocalittico. Produrrà come primo libro il libro di Daniele, pubblicato nel 164 a.C., ma pubblicherà anche tanti testi apocrifi. Il Vangelo di Giuda è un apocrifo del Nuovo Testamento, ma guardate che ci sono tanti altri apocrifi dell'Antico Testamento. Che cosa dice questa mentalità? Mentalità apocalittica, quindi filosofia o teologia apocalittica, chiamatela come vi pare. Dice così, che lassù in cielo esiste Dio che ha i guantoni ed esiste il demonio che ha i guantoni, e sono là che fanno il match. Primo round, secondo round, terzo round. Naturalmente ciò che avviene in cielo, modello, Platone ritorna sempre, esiste in terra. E il match che avviene là, avviene qua. Tra coloro che rappresentano Dio, ovviamente chi? Gli ebrei. E coloro che rappresentano Satana, ovviamente chi? I nemici degli ebrei. Ma siccome lassù avviene uno scontro fra creatore e creatura, non è uno scontro alla pari, perché il demonio è un angelo, non è un altro Dio. Allora è chiaro che Dio vince la sua creatura, e dunque noi qui in terra, anche se siamo perseguitati, dicono gli ebrei, noi saremo i vincitori finali, non coloro che ci perseguitano. Non solo, ma se coloro che ci perseguitano sono rappresentanti del demonio, ma che Dio li strafulmini. Capite? Cioè il nemico viene spersonalizzato, non è più un uomo, è un essere diabolico. E quindi se è un essere diabolico deve essere spazzato via, proprio fatto scomparire fisicamente. È una linea di pensiero che non tutti gli ebrei hanno ovviamente condiviso. Prova ne sia che la rivolta macabaica non corre su questa linea. La rivolta macabaica dice: noi vogliamo l'indipendenza dai Seleucidi, la ottengono e dicono: a noi basta. Agli Esseni non basta e nasce il movimento di Qumran. Ora, questo testo, nella sua traduzione greca, rispecchia, cioè il nipote, sappiamo che era filo apocalittico, e quindi entra in una grossa contraddizione dentro al testo che vedremo subito. Mettendo in comparazione i due testi, ebraico e greco, ci si accorge che il nipote ha infilato dentro quel versetto che voi trovate alla linea 77, che è un versetto tipicamente apocalittico, per il linguaggio e per il concetto, dove si dice che il nemico sia consumato dall'ira del fuoco. Abbiamo finito la battaglia, perché la parola dice: chi cerca scampo. Quindi lo scontro è finito. Nello scontro non c'è nessuna difficoltà a dire linea 74, distruggi l'avversario, abbatti il nemico, siamo nella battaglia, bisogna pur prevalere. Per prevalere purtroppo bisogna uccidere. Ma quando l'esercito è sconfitto basta, perché altrimenti non si può adempiere la linea 68. Come fanno i nemici a riconoscere, come noi abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te? Devono sopravvivere per riconoscere. Mentre voi notate che la linea 77-78 si dice: li abbiamo vinti, sì, adesso bisogna farli fuori, cioè si torna alla vecchia idea arcaica, questa volta in nome di una teologia. Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo, gli avversari del tuo popolo vadano in perdizione. Capite che questo testo, che esprime il concetto apocalittico del traduttore,
e una glossa non è in armonia con il concetto generale della preghiera. Questa glossa era già stata identificata molto prima della scoperta dei testi della Genizzà del Cairo, quando per la prima volta è stato riscoperto il testo ebraico del Siracide. E già allora i miei colleghi di allora avevano detto: questo è un testo, questo è una riga, un versetto che è glossato, bisogna espungerlo dal testo, perché appartiene al testo greco successivo, non al testo originale. Qual era il motivo? Il motivo è che le strofe sono regolari. Se voi contate gli stichi, sono regolarissima la prima strofa, la terza strofa, la quarta strofa. Provate a contare e vedrete. Gli stichi sono gli stessi, tranne che nella seconda, dove c'è uno stico in più. Allora hanno detto: come mai 3 strofe regolari e 1 irregolare? Studiando la strofa irregolare si sono accorti che il versetto 8 era fuori tema, e allora hanno ipotizzato che questo versetto fosse una glossa. La conferma è avvenuta quando è stato riscoperto il testo ebraico. Perché dico riscoperto? Ovviamente voi non siete tenuti a ricordare quello che abbiamo detto nella prima lezione, ma nella prima lezione vi è stato detto che il testo greco ha i capitoli invertiti dal 30 al 36. Questa inversione non è stata trovata nel testo ebraico, ma non c'è mai stata neanche nella traduzione latina, il che vuol dire che la traduzione latina è stata fatta direttamente dall'ebraico, non dal greco, perché mantiene una numerazione del testo, dei capitoli corretta. Fatto sta che nel Medioevo i biblisti hanno sempre combattuto contro questo problema. Come abbiamo il testo greco che è più antico del testo latino, e il testo latino ha i capitoli invertiti. Invece chi aveva i capitoli invertiti era il testo greco. Naturalmente i grossi esegeti medievali hanno sempre detto: guardate che il testo greco che è falloso, non il testo latino. Ora, alcuni manoscritti del testo latino hanno questo versetto, altri manoscritti del testo latino non hanno questo versetto. Per questo motivo sapevamo già che il versetto era spurio. Il testo ebraico lo ha confermato. Bene. Proviamo velocemente adesso a leggere in maniera, diciamo, esegetica questo brano. Dio viene presentato come il Dio del cosmo e il Dio della storia. Teniamo presente che nell'esperienza del pensiero ebraico il Dio del cosmo è più tardivo. Il primo concetto di Dio che il mondo ebraico esprime è il Dio della storia. Ricordatevi che l'esperienza prima che gli ebrei fanno di Dio è l'Esodo. L'Esodo è un avvenimento storico. Dunque gli ebrei conoscono Dio prima come Salvatore e solo nel VI secolo lo conoscono come Creatore. Solo nel VI secolo che hanno cominciato a riflettere sulla cosmogonia, cioè come nasce l'universo. Noi qui abbiamo tutti e 2 concetti, uno apre e uno chiude. Un secondo elemento da tener presente è quel concetto che voi trovate alla linea 66. Nella linea 64, nella linea 66 voi trovate i 2 grandi episodi della storia ebraica. Nella linea 64 trovate l'Esodo, cioè chi ha fatto questa preghiera ha ricordato come Dio sia intervenuto nella storia, e qui adopera gli stessi vocaboli che si trovano nel libro dell'Esodo. Dio ha liberato gli ebrei con mano forte
e braccio teso, alza la tua mano, cioè ripeti quello che hai fatto nell'Esodo, insomma. E poi ricordano l'altro episodio, linea 66, come ai loro occhi, agli occhi degli stranieri, ti sei mostrato santo in mezzo a noi perché ci hai dato una pedata nel sedere e ci hai fatto andare in esilio, perché eravamo peccatori, quindi tu ti sei staccato da noi, ti sei mostrato santo, tu pieno di vita, noi pieni di morte. Come allora su di noi hai fatto sentire la tua clava, così adesso ai nostri occhi mostrati grande fra di loro, cioè facci vincere. Siccome sei stato capace di dirigere la storia allora, dirigila anche adesso. In 2 battute, dunque, noi abbiamo in questa prima strofa la richiesta dell'intervento di Dio rifacendosi all'esperienza del passato. Sei intervenuto con l'Esodo, intervieni anche adesso. Sei intervenuto contro di noi, quindi non sei un Dio che fa preferenze. Così adesso intervieni contro di loro. Ma l'obiettivo qual è? Non è lo sterminio, non è quello che dice il versetto 8, ma l'obiettivo è che riconoscano, cioè Yadach, ricordatevi che vuol dire conoscere in ebraico, non riconoscere come tradotto in italiano. E la conoscenza ebraica è una conoscenza per esperienza. E quindi facciano esperienza come noi abbiamo fatto esperienza che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Cioè si chiede in questa preghiera, non so se ingenuamente o in forma teologicamente elaborata, che la sconfitta del nemico produca nel nemico la conversione. Allora capite che dentro a questa logica il nemico non è un nemico cristallizzato, è un nemico che può cambiare. Quindi io adesso ti combatto, ma mentre ti combatto io so che dentro di te ci potrebbe essere un futuro fratello. È un modo diverso di combattere. Capite che viene tolta quella forma aggressiva, profonda, radicale, ancestrale che noi troviamo all'inizio della storia, quando gli ebrei dicevano o muori tu o muoio io, perché se tu sopravvivi per la legge del talione prima o dopo me la farai pagare. Qui capite che non esiste più quella mentalità, esiste un'altra mentalità, cioè comincia a farsi avanti quel concetto di fratellanza universale qui ottenuto per mezzo della fede, cioè tu oggi mi sei nemico, tu dall'esperienza storica capirai che c'è un solo Dio, io e te potremo dialogare sì come persone di cultura diversa, ma con i valori condivisi perché condividiamo la credenza nello stesso Dio. È un modo diverso di concepire l'inimicizia, è un modo diverso di vedere il nemico, è anche un modo diverso di combattere. Certamente noi cristiani di fronte a queste parole rimaniamo un pochettino sospesi perché noi non siamo abituati a ragionare così, ma vi avevo detto che questo è un testo che rappresenta una fase intermedia fra il mondo arcaico antichissimo, il VI secolo e il Nuovo Testamento. Il testo si colloca qui in mezzo, quando c'è questo passaggio faticoso che il pensiero ebraico e in parte il pensiero orientale elabora nei confronti del concetto di nemico. Il nemico va combattuto ma non distrutto. Io penso che noi non facciamo una cosa storicamente pulita paragonando lo Stato di Israele al popolo ebraico di 2000-2500 anni fa. Non è una cosa, diciamo così, possiamo farlo, ma sotto il profilo critico è un'operazione che ha tanti punti di domanda. Una cosa è certa, che oggi, come oggi, noi non siamo più all'epoca di Shabra e Shatila. Quella volta esisteva una legge del talione bruttissima. Quando c'è stato quel massacro fatto da Sharon, quando era generale, non è stata una cosa bella, perché tu colpisci me e io colpisco 2 volte te. In Oriente il criterio della legge del talione non è facile sradicarlo, perché è insito nella loro cultura sia araba sia ebraica. Se voi leggete l'Antico Testamento da una parte e il Corano dall'altra, vedete che su questa idea collimano perfettamente. Concetto di perdono,
nel mondo orientale è solo debolezza effeminata. Il vero uomo si ribella. Ora ti ribelli in maniera militare, oppure se sei un mistico, chiedi a Dio che sia Lui a spaccare i denti al nemico. Tu ti astieni, perché Dio dice: mia è la vendetta, nel capitolo 32 del Deuteronomio. Ma gli dici: ammazza. Mi spiego? La concezione di perdono, guardate che è cristiana. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Non è illuminista, non appartiene al razionalismo, è cristiana. E guardate che costa fatica. Noi in 2000 anni l'abbiamo imparata a livello intellettuale, l'idea di perdono. A livello di pratica basta vedere le aule dei tribunali. Quelli sono la controprova che noi l'abbiamo capita e non la stiamo praticando. Quindi, se noi cristiani ci troviamo in questa situazione, figurarsi gli altri che il concetto di perdono non ce l'hanno. C'è da chiedersi se sia possibile aiutare queste popolazioni ad entrare nella fase mistica della guerra. Cioè tu smetti di fare guerra e chiedi a Dio che aggiusti Lui le cose. Salmo 136, c'è questo povero disgraziato di Levita a Babilonia che appende la cetra, i suoi nemici gli dicono: cantaci i canti di Sion, gli dice: sì, col cavolo, come faccio io a cantare i canti di Sion in terra straniera, dopo che voi mi avete preso il mio bambino e me lo avete sbattuto contro la pietra per ucciderlo. E lui conclude il salmo, conclude la sua preghiera dicendo: figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi figli, non io. Beato chi prenderà i tuoi figli e li sbatterà contro la pietra. Così finisce la preghiera del salmista in questo caso. È già un passo avanti però, perché non dice: io educherò i miei futuri figli affinché assedino Babilonia e poi prendano i figli di Babilonia e li uccidano come sono stati uccisi i miei bambini. Dice a Dio: fai tu. Se si riuscisse a fare questo passaggio, noi avremmo un abbassamento dell'aggressività in Medio Oriente, e se no, niente. Ma arrivare al concetto di tolleranza e al concetto di perdono, per la nostra generazione, è meglio non sognare, è meglio essere realisti. Puntare sull'abbassamento dell'aggressività è già un miracolo. Ma far cambiare testa, dopo 4.000 anni di questa civiltà, non c'è riuscito neanche Gesù Cristo. Nella seconda strofa non è altro che una serie di richieste per ottenere la domanda della prima strofa. Nella prima strofa hanno chiesto che ripeta i prodigi dell'Esodo, che sia imparziale, che però faccia vincere. Nella seconda strofa si illustra come, però alla fine della seconda strofa si mette un po' di veleno. Si dice: guarda che questi qua pensano di essere degli dei, mentre Dio sei solo tu. È come dire: guarda che questi non sono nemici miei, sono anche tuoi, perché ti fanno concorrenza. In classico modo orientale di ottenere la captatio benevolenzie, schiaccia le teste dei capi nemici che dicono: non c'è nessuno fuori di noi. Ma ricordiamoci che la linea 69 è stato detto: non c'è nessuno fuori di te. Noi dobbiamo ricordarci che sia nel mondo egiziano sia nel mondo seleucide il re era l'incarnazione della divinità. Nel mondo ebraico il re è figlio di Dio, non è Dio, cioè un rappresentante. Invece nel mondo pagano è divino, è Dio stesso, il re, il sovrano, l'imperatore, quel che è. Alla linea 82 incomincia la quarta strofa, dove fondamentalmente che cosa si chiede?
dice ci devi fare vincere, altrimenti vanno in fumo tutte le tue promesse. Perché le promesse di Dio erano l'unità del popolo, raduna tutte le tribù di Giacobbe, era il possesso della terra, rendi loro il possesso come era al principio, abbi pietà, Signore del popolo, chiamato con il tuo nome, cioè popolo di Dio, di Israele che hai trattato come un primogenito. Noi non siamo come gli altri, tu ci hai scelti, e quindi se ci hai scelti vuol dire che, insomma, ci hai resi migliori degli altri. C'è anche un po' di presunzione. In questo caso l'autore che scrive questa preghiera dimentica il capitolo 9 del libro di Amos, dove Dio dice, ma io, dice, ho fatto fare esodo sia agli ebrei, sia agli aramei, sia ai filistei, e poi dice, gli etiopi che voi disprezzate, guardate che sono figli miei come voi. Siamo nell'8° secolo e Amos dice, non c'è differenza fra i popoli. Noi siamo stati scelti da Dio non perché siamo i migliori, ma semplicemente noi abbiamo cominciato a dialogare con lui con noi, ed è per questo che lui ha scelto noi, ma non perché ha voluto di proposito dire che noi siamo i migliori, è semplicemente perché noi gli abbiamo risposto. Gli altri non gli hanno risposto, Dio non ha potuto dialogare con loro. Nel VI secolo la teologia deuteronomistica dirà nel capitolo 7 del Deuteronomio: io vi ho scelti solo perché vi amo, non perché siete migliori, più bravi, più intelligenti. Anzi, dice, siete uno sputo di popolo. Siete un niente. È durissima questa teologia, che il nostro autore invece ha trascurato e dimenticato. Tuttavia, il nostro autore ha una scheggia di verità quando dice: guarda che se per caso noi veniamo sconfitti, tutte le tue promesse vanno in fumo, perché tu ci avevi promesso tante cose, tra le quali, linea 94, trovare i tuoi profeti degni di fede. Per trovare un profeta degno di fede vuol dire che la profezia deve essere adempiuta, perché se non si adempie il profeta non è degno di fede. Comunque sia, il discorso dice così: ascolta, Signore, siamo ormai alla 4ª strofa perché voglio assolutamente finire alle 11:30, ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Questa benedizione si trova al capitolo 6 del libro dei Numeri e fondamentalmente dice così: Dio mostri il suo volto su tutti gli israeliti. Ora in Oriente mostrare il volto è una cosa che fa la sposa con lo sposo quando lo deve baciare, perché non lo bacia attraverso il burqa. C'è il velo, si tira via il velo e lo si bacia. Mostrare il volto quindi è un gesto di affetto. Allora le si dice: guarda che la vittoria sui nostri nemici ce la devi dare non come gesto di crudeltà contro di loro, ma come gesto di affetto nei nostri confronti e come la possibilità a loro di conoscere un Dio che non conoscono. Di fronte a queste 4 pennellate veloci che abbiamo appreso dal testo, notate che il Siracide ha un concetto di nemico completamente diverso dal concetto che aveva ereditato sia dal VI secolo sia ancora prima dal X secolo. È un concetto di nemico umanizzato, dove c'è sempre la possibilità, la porta aperta, che quel nemico di oggi diventi un collaboratore di domani, uno con cui dialogare allo stesso livello. Il cristianesimo porterà ancora più avanti il concetto, ma il passaggio fra il concetto di fai del bene al tuo nemico e prega per lui e il concetto di ammazzalo se no lui ti ammazza, in mezzo possiamo collocare l'esperienza dell'esilio di Babilonia e questo testo di preghiera del II secolo. Buona Pasqua, alla prossima volta.